Ciao a tutti, con l'arrivo dell'estate, quindi del periodo caldo, vista anche la massiccia presenza di pesci serra nelle nostre spiagge, ho deciso di realizzare un video sulla pesca di questo presente predatore. Può essere insediato chiaramente in vari modi, dallo spinning alla pesca col vivo, alla teleferica, al pesca col palloncino quando abbiamo il vento alle spalle, quindi può essere insediato in tantissimi modi. Io vi voglio parlare del forse più semplice ma anche molto redditizio, ovvero la pesca con il trancio, con dei tranci di pesce. Innanzitutto dobbiamo fare una premessa importante. È una pesca che è molto redditizia, ma è molto redditizia nelle fasi che precedono il calasole e in tutte le fasi notturne. Diciamo in condizioni di luce, quando magari è un po' più sospettoso, è una pesca poco redditizia, o comunque che dà qualche chance di cattura dove vi è un'acqua un po' torbida o dove vi siano delle condizioni di mare un po' mosso, qualora questi pesci vadano un po' in frenesi alimentare. Per il resto è una pesca che pratico con ottimi risultati esclusivamente quindi dal calasole in poi. Come esca utilizziamo quindi dei tranci di pesce, va bene un po' qualsiasi pesce, ma vi consiglio fra tutti di utilizzare il cefalo. Il cefalo in quanto ha una carne compatta, quindi che a differenza della sarda non necessita di controlli troppo frequenti, ma al tempo stesso ha una carne molto oleosa, quindi va benissimo il cefalo, va benissimo la sarda con qualche accorgimento, va benissimo anche la spigola d'allevamento, la lorata d'allevamento o qualsiasi pesce che peschiamo durante la nostra battuta di pesca. Ma tra tutti, a meno che non vi siano particolari condizioni di frenesia alimentare, allora anche la sarda, che magari necessita di qualche controllo in più durante la pescata, dà risultati nell'immediato, preferisco il cefalo. Detto questo, prerogativa necessaria, utilizzo del cavetto d'acciaio, quindi il pesce serra ha dei denti molto affilati, riescono a recidere qualsiasi terminale in nylon o fluorocarbon, quindi per effettuare questa pesca è necessario l'utilizzo del cavetto che va benissimo da 30 o 40 libre. Personalmente non vario oltre questi due libraggi, in quanto il 20 libre mi è capitato di avere qualche tagliata, e sul 50 mi risulta un po' eccessivamente duro e rigido, quindi mi sembra veramente troppo poco naturale. Tra il 30 e i 40 libre siamo tranquilli. Andiamo a vedere come realizzare il nostro terminale. Innanzitutto parliamo degli ami, non elemosiniamo
né sulla qualità né sulla taglia dei nostri ami. Uno, perché abbiamo a che fare con pesci di buone dimensioni, la taglia media cambia a seconda delle spiagge. Qui da me generalmente parliamo di pesci tra i 2,5 kg e i 3,5 kg di media. Chiaramente capitano esemplari più piccoli da 1 kg, 1,5 kg tranquillamente, ma capitano esemplari anche da 4, 5, 6 kg e quindi diciamo pesci molto importanti. In più necessario andare a effettuare un buon innesco che sarà fondamentale per garantire una buona allamata, e soprattutto necessario che questi ami fuoriescano per bene dall'innesco. Quindi in questo caso sto utilizzando la serie Shinken 5111 del 6/0, quindi una dimensione molto diciamo abbondante, mettiamola così. Quest'amo ha una prerogativa particolare, ovvero l'occhiello è storto. È una cosa diciamo necessaria per quanto riguarda l'amo trainante, ma facoltativa per l'amo pescante. Andiamo a vedere il perché. Quindi prendiamo il nostro amo e andiamo ad inserire qui il nostro capo del cavetto d'acciaio. Dopodiché lo reinseriamo tornando indietro. Abbiamo così questa asola e adesso qualcuno storcerà un po' il naso, ma andremo a passare in questo modo il nostro amo. In questo modo l'amo sarà molto, diciamo, poco libero di ruotare. Molti storceranno il naso, molti preferiranno sicuramente adoperare un amo che abbia l'occhiello dritto per quanto riguarda l'amo pescante. Per quello dicevo che non è proprio fondamentale per l'amo pescante questa prerogativa, e preferiranno lasciarlo libero di ruotare. Personalmente posso dire di avere un'ottima percentuale di partenze allamate su questi pesci, e fino ad oggi l'andare a realizzare il mio terminale in questo modo mi porta a pensare che sia più catturante. Magari un giorno mi ricrederò, quindi personalmente continuerò a farlo al momento in questo modo. Quindi una volta realizzato questo, andiamo a realizzare una treccina con il cavetto d'acciaio. Andiamo a realizzare la nostra treccina in questo modo, eccola qui, e con un accendino andiamo a riscaldare questo cavetto, facendo attenzione a non farlo bruciare. Quindi avviciniamo la fiamma e vediamo che effettivamente friggerà, tra virgolette, la guainetta che riveste il cavetto d'acciaio, senza andarla a bruciare. Se lo bruciamo, meglio tagliare e ricominciare da capo. Quindi aspettiamo un attimino che si raffreddi e a questo punto andiamo a tagliare l'eccedenza rasa. Ecco qua. Una volta effettuato questo taglio, taglieremo il nostro cavetto d'acciaio a circa 35 cm, al massimo 40. Una volta fatto questo taglio, dobbiamo andare a inserire il nostro amo trainante, motivo per cui andiamo a vedere quindi il motivo per cui è necessario questo occhiellino storto. Quindi lo andiamo ad inserire e, come vedete, con l'occhiello storto, nel momento in cui andiamo a mettere il secondo amo in serie, l'amo risulta dritto, perché l'occhiello asseconda perfettamente il movimento, la curva dell'amo. Quindi a questo punto andiamo a fornirci di un tubicino di guaina termorestringente, tagliamola a qualche centimetro e andiamo a inserirlo così. Prendiamo il nostro amo, lo mettiamo in linea con l'altro e inseriamo la nostra guaina. Una volta inserita la guaina, posizioniamo il nostro amo molto vicino al secondo, a seconda poi di quella che sarà l'intenzione del nostro, diciamo, della dimensione del nostro innesco. Io lascio personalmente 1 centimetro circa tra la fine del primo e l'inizio del secondo amo.
A questo punto blocchiamo il nostro amo e andiamo a stringere la guaina termorestringente, la guaina termorestringente. Ecco qua, stretta. Come vedete i due ami adesso, lasciamola raffreddare un attimo, sono in serie qui. Adesso all'altro capo andiamo a realizzare nuovamente una treccina, quindi lo pieghiamo e realizziamo nuovamente una treccia. Potete, se volete, prima di realizzare la treccia, quindi dopo averlo piegato, andare a inserire qui una piccola girella in acciaio. Personalmente, diciamo, scarica sicuramente qualcosina in più, ma personalmente, pescandoci in condizioni di mare calmo, basta poi la girella del nostro mini trave, quindi preferisco non aggiungere accessori che possono essere, tra virgolette, superflui. Quindi andiamo di nuovo a termosaldare, facendo attenzione a non bruciare il nostro cavetto o le nostre dita. Lasciamo raffreddare un attimo, quel tanto che basti per saldarsi, e lasciamo. E andiamo così a tagliare nuovamente l'eccedenza. Forniamoci di forbicine affilate. Il nostro cavetto d'acciaio è quasi pronto. Dico quasi perché noi non dobbiamo pescare col vivo, dobbiamo pescare col trancio. La dimensione del trancio in linea di massima la decidiamo noi. Di conseguenza, a mio parere, è fondamentale che quest'amo trainante, tra virgolette, rimanga più fermo possibile, in maniera tale da favorire l'auto allamata e quindi di, magari in un momento in cui il pesce mangia male, non scorrere ulteriormente. Vi sono diversi metodi per bloccarlo. Uno molto rapido è quello appunto di utilizzare la guaina termorestringente e successivamente con della colla cianoacrilica andare a versare qualche goccina di colla al suo interno. In questo modo l'amo si bloccherà e noi in pochissimo tempo abbiamo realizzato il nostro cavetto d'acciaio. Un'alternativa molto valida è quella invece, per esempio, di andare a fare un nodo snelling con del nylon. Qui c'è del nylon del 30, non so se si riesce a vedere, con cui ho fatto uno snelling andandomi a bloccare completamente il mio amo vicino all'altro. Viene anche così molto pulito, però chiaramente c'è da perdere qualche secondo in più, perché col doppio amo, il cavetto e tutto il resto ci vuole un po' di manualità in più. Entrambi i modi vanno bene. Sicuramente quello della guaina termorestringente è fissata con un goccino di cera acrilica, è il più rapido. Quindi abbiamo visto come andare a realizzare il nostro cavetto d'acciaio, un cavetto di circa 30 cm. Fatto ciò, vediamo il resto del nostro sistema pescante. Quindi mini trave Surf Competition, mini trave in acciaio inox abbastanza robusto e compatto, e andiamo semplicemente a prendere, in questo caso io utilizzo il mio fluorocarbon FC403 037, ma andrebbe bene anche un nylon, un fluorocoated come il Soft Plus ad esempio. Preferisco questo perché è un po' più rigido, essendo una pesca molto d'attesa, diciamo, sono abbastanza tranquillo. Uno, che diciamo non ci siano grovigli nel mio terminale. Due, ho un minimo di resistenza all'abrasione in più. Però dico, va benissimo anche un fluorocoated, trattandosi di condizioni generalmente di mare calmo, va benissimo anche un nylon. Quindi a questo mini trave andiamo a legare il nostro bracciolo. Faccio un nodo uni, quindi inserisco nella girella laterale tra i due snodi e vado a fare un uni con 1, 2, 3, 4 giri nella posizione, bagno, e serro il mio nodo senza
far maltrattare il filo. A questo punto la lunghezza del nostro terminale dipende dalla profondità anche delle nostre spiagge. Qui da me vi sono delle spiagge basse, sabbiose, quindi personalmente di solito faccio un terminale in fluorocarbon di circa 1 metro, 1,10 m, non oltre, 1,20 m proprio, non oltre. E successivamente vado quindi a tagliare, ho questo terminale di poco oltre 1 metro, e vado a prendere l'altro capo del mio cavetto d'acciaio, inserisco in questo occhiellino che si è creato e vado a realizzare un altro nodo unico. Quindi inserisco gasolina 1, 2, 3, 4. Vado a posizionare, bagno, come vedete il nostro terminale in acciaio con 2 ami del 6/0 in serie, così continua con la mia giunzione, viene tutto molto pulito, il nostro terminale in fluorocarbon o nylon e il nostro travetto d'acciaio, il nostro, scusate, mini trave d'acciaio, alla quale andremo poi a inserire il piombo. Come vedete è una pesca molto semplice. Non dimenticate di nel nostro innesco andare a inserire della schiuma galleggiante, quindi in questo caso ad esempio un mega pop-up come il nostro pop-up stick da 8 mm può andare bene, e di verificare che il nostro innesco sia adeguatamente dimensionato al nostro pop-up e che quindi galleggi. Parliamo dell'azione di pesca. Fondamentale: cercate di utilizzare delle canne molto robuste, non solo per la dimensione dei pesci che andiamo a insidiare, ma perché per favorire l'autoallamata consiglio sempre di utilizzare dei piombi da tenuta o da semitenuta. Quindi per capirci va bene uno sport 10, evitate il classico piombo liscio, l'ogiva classica, prendete un piombo che abbia un minimo di tenuta in più, che sia molto pesante. Questo favorirà l'autoallamata e quindi chiaramente tenete conto che state lanciando, personalmente io ci pesco con non meno di 150 grammi di piombo, quindi normalmente utilizzo piombi da 175 grammi, se devo essere onesto. Quindi se considerate che dovete lanciare piombi da 150-175 grammi più un trancione di queste dimensioni che possibilmente ne pesa, ora non l'ho mai pesato, ma 30-40 grammi, 50 grammi, chiaramente servono delle canne molto robuste. In bobina va benissimo uno 0,25 più shock leader, chiaramente, quindi canne robuste, mulinelli potenti di buone dimensioni, tarate bene le frizioni, non troppo lenta perché altrimenti parte e nonostante ci sia il piombo che gli dà il contraccolpo non è detto che si allami bene, ma neanche troppo chiuse perché vi tirano le canne giù dal picchetto. Parliamo di pesci comunque di belle dimensioni, quindi vi auguro di divertirvi, spero che questo video vi sia piaciuto e vediamo se prossimamente riuscirò a farvi vedere nello specifico come andare a realizzare l'innesco, magari spiaggia, e magari, chi lo sa, anche qualche bella cattura. A presto!